Buongiorno a tutti. Allora, oggi è un'altra puntata della serie La mia attrezzatura. In particolare vi voglio presentare gli obiettivi a focale fissa che ho nel mio corredo, che peraltro sono anche gli ultimi obiettivi che vi devo presentare perché poi sono finiti. Sono obiettivi a focale fissa, quindi non sono zoom. Sono obiettivi che io uso soprattutto per fare ritratti di famiglia. Difficilmente li uso per la fotografia di paesaggio, sebbene eh, possono essere utilizzati anche per questo tipo di foto. Però io li uso, li ho presi appositamente per foto di famiglia. Come sempre, questa non sarà una recensione tecnica, ma sarà una presentazione delle motivazioni per cui io ho acquistato questi obiettivi, l'uso che ne faccio, i pregi e i difetti secondo me. Qualora però voi foste interessati all'acquisto, io vi consiglio di andare a vedere delle recensioni più tecniche, sia su YouTube che su internet, in modo tale da avere un'idea un po' più approfondita delle capacità di questi obiettivi. Ciò detto, cominciamo dal più piccolo. Parliamo del 35 mm f2.0, che avete già visto su questo canale quando abbiamo parlato della fotografia a infrarossi, non perché questo obiettivo sia particolarmente indicato, ma perché casualmente ho un filtro che è dello stesso diametro di questo obiettivo, quindi è da tutto casuale. Questo obiettivo abbiamo detto 35 mm, quindi una focale equivalente full frame di 52 mm. Io lo uso quando voglio fare ritratti di persone a mezzo busto. La focale 50 mm è una focale classica che può essere usata un po' per tutto o un po' per niente, quindi dipende dal fotografo che rapporto ha con questa lunghezza focale. Tornando all'obiettivo, questo obiettivo viene fatto in varie versioni, per cui c'è una versione 35 f2.0 argento e nera, e poi c'è una versione 35 mm f1.4 che è più grosso ed è appunto un po' più luminoso. Questa versione qui è molto leggera, parliamo di 170 grammi, è molto compatta, è della serie XF, quindi è fatto in metallo, ha un diametro dell'elemento frontale di 43 mm, quindi veramente molto piccolo, ha il suo paraluce svitabile perché si avvita, e per il resto è il classico obiettivo Fuji della serie XF, quindi ha una ghiera delle aperture con scatto, va a scatto, che va da F2 a F16, ha una ghiera della messa a fuoco manuale, molto fluida, è tropicalizzato, quindi se associato a una macchina tropicalizzata resistente appunto agli schizzi e alla pioggia, eccetera, ed è un obiettivo che io, a parte gli infrarossi, ho usato anche per fare un po' di street photography associato con la XT20, proprio per la sua compattezza. Un obiettivo che io consiglio, per il resto non costa neanche moltissimo, costa 350 euro, è molto leggero, per cui se volete un obiettivo versatile, questo può fare al caso vostro. Un'ultima peculiarità di questo obiettivo è che è uno dei più definiti, è veramente molto definito, ha una risoluzione di alto livello, se non mi ricordo male è uno dei pochi obiettivi di una certa età che può essere accoppiato alla XH2 con il sensore da 40 megapixel che ha, senza perdere di risoluzione. Deve piacere però la focale, 50 mm, diciamo 35 mm, quindi 52 mm equivalenti. Il successivo è il 16 mm f1.4. Recentemente è anche uscita una versione f2.8 che ha più o meno la forma e le dimensioni del 35 mm. È un obiettivo che è molto interessante. Intanto perché, come tutti questi tre obiettivi, ha un microcontrasto, una resa dei colori veramente eccezionale. Niente a che vedere con gli obiettivi zoom, che peraltro, proprio perché sono zoom, devono fare dei compromessi. È un obiettivo molto luminoso, quindi f1.4, ha una lunghezza focale molto corta, perché parliamo di 16 mm, per cui
un 24 mm equivalente. Anche lui è tropicalizzato, quindi può essere utilizzato sotto la pioggia, sempre non battente, senza eccessivi problemi, se accoppiata a una macchina altrettanto tropicalizzata. È un obiettivo che ha una distanza di messa a fuoco minima davvero infinitesimale, cioè la lente frontale praticamente può quasi toccare il soggetto e quindi può essere usato anche per soggetti molto ravvicinati. Ha la sua ghiera dei diaframmi che va da f1.4 a f16, anche lei scattosa, diciamo, quindi è più semplice selezionare la giusta apertura, e ha una ghiera della messa a fuoco che per azionarla va spostata e poi va azionata. Nello spostarla però si scoprono degli indicatori che servono per giocare un pochettino con la iperfocale, ed è l'unico obiettivo della Fuji che ha questa cosa che io abbia visto. È un obiettivo mediamente pesante perché parliamo di 375 grammi, però è un obiettivo che io uso per fare foto di insieme, quindi o foto di gruppo o foto di una tavolata, proprio perché è sul versante dei grandangoli, ma soprattutto l'ho usato in Val d'Orcia per fare le foto notturne. È un obiettivo veramente molto indicato per questo, perché associa una lunghezza focale corta a un'apertura molto ampia, quindi questo consente di avere dei tempi di scatto un po' più lunghi senza avere l'effetto dello star trail, come si dice, per cui se uno non lo vuole questo effetto, quindi non lo va a cercare, ma vuole semplicemente fare la foto della Via Lattea o una foto notturna di un cielo stellato con un soggetto terrestre, questo obiettivo dà più possibilità di farlo senza avere questo effetto, diciamo così, di mosso delle stelle causate dalla rotazione della Terra sul proprio asse. È un obiettivo abbastanza costoso perché costa sui 700 euro, però è un obiettivo che io ho usato molto, non moltissimo, ma che mi fa sempre piacere avere sullo scaffale, perché so che mi può salvare in determinate situazioni o che mi può dare delle possibilità in più qualora io voglio fare certi tipi di fotografia. Per cui XF 16 mm f1.4. L'ultimo obiettivo che vi voglio presentare è questo. Questo è un obiettivo che io definirei romantico. È un obiettivo che uno o ci si innamora o lo odia e non lo vuole considerare. 56 mm f1.2. Anche di questo obiettivo ne esistono due versioni, la versione normale come questa e la versione APD che è un po' meno definito, appunto per non evidenziare i difetti della pelle in fotografia di ritratto. La versione che ho io non è tropicalizzata, ma lo scorso anno è uscita una versione uguale, però tropicalizzata, migliorata in alcune cose. È un 84 mm equivalente, quindi diciamo il classico obiettivo, teleobiettivo per ritratti. È un obiettivo questo, così come anche il 35 mm, ma questo in particolare, che dà uno sfocato eccezionale se appunto si riprende un soggetto in primo piano. Anche il 16 mm ha questa caratteristica, però è chiaro che più la focale è lunga e più questo effetto è migliore, cioè è accentuato. In questo caso è proprio molto cremoso, è un bellissimo effetto sfocato. Abbiamo detto f1.2, quindi molto luminoso, anche lui ha un'apertura del diaframma che va da f1.2 a f16, anche lui ha la ghiera che va a scatti, ha la ghiera della messa a fuoco manuale. Questo è uno dei primi obiettivi che la Fuji ha fatto per la serie X, quindi ha una messa a fuoco, un autofocus un po' più lento degli altri. Infatti la nuova versione, tra gli aspetti che sono stati migliorati, è proprio la velocità di messa a fuoco automatica. Però questo è un obiettivo che fa dei ritratti, io lo uso per appunto ritratti in primo piano fantastici. È un obiettivo fantastico che possiamo dire è uno di quegli obiettivi che fa lui la foto, e se avete intenzione di fare fotografie di ritratto, di fare dei bellissimi ritratti di famiglia, questo è l'obiettivo che fa per voi. Non è esageratamente costoso, siamo sui 650 euro,
è leggermente pesante perché siamo sui 405 grammi, per cui sia per questo che per questo io consiglio di associarli a macchine di un certo peso, quindi la serie XH o la serie XT 2, 3, 4, eccetera, eccetera. La XT30 per esempio è un po' troppo piccola e l'obiettivo la sbilancerebbe eccessivamente, secondo me. È un obiettivo il cui uso non lo vedo per la fotografia di paesaggio, il 16 mm sì, il 35 mm lo vedo più per street photography o proprio se vi piace questo obiettivo e per cui ve lo volete portare. È chiaro che quando si va a fare fotografie di paesaggio, almeno per me, la versatilità è quella che fa premio sulla qualità dell'immagine in sé. Per cui tendo a non portarli mai questi obiettivi, li porto con me esclusivamente quando so di dover fare delle foto di eventi di famiglia o foto di famiglia in genere o dei ritratti. Sono 3 obiettivi della serie XF con le caratteristiche di qualità che ho già detto quando ho presentato i primi obiettivi, per cui, come ho detto all'inizio, se sono obiettivi che vi interessano potete o farmi delle domande nel video a cui io vi posso rispondere, magari cose che non ho detto semplicemente perché mi sono dimenticato in questo video qui, oppure di approfondire la conoscenza di questi obiettivi guardando video un po' più tecnici oppure guardando le recensioni, i confronti che vi fanno vedere anche la risoluzione a confronto con altri obiettivi simili e così via. Io se dovessi scegliere quali obiettivi prendere, diciamo così, a distanza di qualche anno, sceglierei sicuramente questi due, il 56 mm e il 16 mm, che sono 2 obiettivi che nel loro campo sono l'eccellenza assoluta e danno la possibilità di fare foto di un certo livello al di là delle capacità di molti altri obiettivi. Sono obiettivi che sono quasi specialistici, anche se questo è un po' più versatile, il 16 mm, e sono obiettivi che a me piacciono tantissimo. Il 35 mm l'ho usato un po' meno, è una focale che io non capisco tantissimo, preferisco alla fine con l'uso forse il 23 mm, esiste un 23 mm della stessa tipologia, delle stesse dimensioni, per cui pur essendo penso l'obiettivo più definito dei 3, forse non lo riprenderei col senno di poi, perché è una focale che non riesco a capire fino in fondo anche quando faccio foto di ritratto, per cui sì, ti dà la possibilità di fare i mezzi busti che sono comunque nella fotografia di ritratto una specialità tra virgolette importante, però ecco, se devo scegliere uno da scartare scelgo questo dei 3. Ci ho detto, questo video finisce qui, spero che vi abbia interessato, se così è mi fa molto piacere se mettete un like oppure se interagite con me con osservazioni o domande. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta.